Buongiorno e benvenuti nel mio canale Il mondo dell'uncinetto. Oggi vi spiego come realizzare questa bellissima copertina. Come potete vedere io l'ho realizzata per una bimba, ma potete tranquillamente realizzarla per un maschietto o in versione unisex. Vi basterà semplicemente cambiare i colori e se non vi piacciono i fiocchetti cambiare applicazione. È una coperta molto grande, misura 85 cm di alta 95. Ho realizzato un primo rettangolo lavorato a punto rombi. Ho inserito questa fascia di fucsia dove ho passato anche il filo di raso sempre dello stesso colore ed infine ho realizzato questa fascia elastica che, come potete vedere, ha creato un leggero difetto nella copertina in quanto si è leggermente ristretta. Quindi se non vi dovesse piacere questa fascia la potete sostituire con qualsiasi altro punto. Infine ho deciso di ripassare la copertina con questo bordo fucsia dove ho passato anche qui del filo di raso sempre dello stesso colore ed infine ho applicato due fiocchettini più piccoli sotto e uno più grande al centro, di cui vi posterò la spiegazione la prossima volta. Adesso, prima di lasciarvi alla spiegazione, vi invito ad iscrivervi gratuitamente al mio canale, ad attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati e mi raccomando, non vi dimenticate di lasciare un like per aiutarmi a crescere. Ecco l'occorrente per il progetto di oggi: 11 gomidoli di lana soffice baby. Ho scelto il misto lana della Trespere, quindi è un 50% lana e un 50% acrilico. È molto morbida, ogni gomidolo pesa 50 grammi ed è lungo 175 metri. Ho scelto la variante panna, ma voi potete scegliere qualsiasi altro tipo di lana e colore. Un uncinetto numero 4, una forbice, un metro da sarta, dei marcapunti, due gomidoli di lana soffice baby color fucsia ed infine un filo di raso dell'altezza di 8 mm sempre color fucsia. Prendo il filato panna e realizzo un cappietto. All'interno di questo cappietto inserisco l'uncinetto e carico 155 catenelle. Il multiplo di lavoro è 4 più 3, quindi dovrete avere un numero divisibile per 4 e aggiungere a queste 3 catenelle. Nel mio caso sono 152 che diviso 4 mi dà un totale di 38 motivi più 3 catenelle. Adesso misuro. Le catenelle misurano 68 cm e le allungate arrivano a 71, quindi va bene per la mia misura e posso tranquillamente continuare la lavorazione. Lavoro una catenella, salto la catenella che ho appena lavorato, entro in quella successiva e lavoro un punto basso. Entro nella catenella successiva e lavoro un punto basso. Entro nella catenella successiva e lavoro un punto basso. Prima di continuare prendo un marcapunto e segno il primo punto basso lavorato per ricordarmi che qui ho iniziato il mio lavoro. E adesso continuo lavorando per ogni catenella un punto basso, quindi dovrò lavorare 155 punti bassi. Come potete vedere ho lavorato i 155 punti bassi. Adesso mi alzo con 3 catenelle, giro il lavoro, carico il filo sull'uncinetto, salto il punto dove ho lavorato le 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, entro nel punto basso successivo e lavoro un punto alto.
ho lavorato 2 punti, le 3 catenelle e il punto basso successivo. Adesso tolgo un attimo il marcapunto dall'inizio della riga, tanto io lo so riconoscere, e inserisco questo marcapunto nella terza catenella per ricordarmi appunto dove si trova. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto e continuo a lavorare così, quindi punto su punto a punto alto tutta la catenella. Mi raccomando, dovrete avere 155 punti alti. Ho appena terminato di lavorare il 155esimo punto, adesso cosa faccio? Lavoro una catenella, giro il lavoro, entro nel primo punto alto disponibile, ossia quello dove ho lavorato la catenella, e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto basso, quindi in totale ho lavorato 1, 2 e 3 punti bassi. Carico 2 volte il filo sull'uncinetto, prendo in considerazione la riga dei punti bassi, entro nel secondo punto basso, perché se considero come primo punto basso quello iniziale, entro nel secondo e vado a lavorare una maglia altissima non chiusa, quindi carico il filo sull'uncinetto e ho 1, 2, 3 e 4 asoline. Adesso chiudo le prime 2 asole, chiudo altre 2 asole, mi rimangono 2 asole sull'uncinetto. Le lascio in sospeso, quindi non le chiudo adesso. E cosa faccio? Carico 2 volte il filo sull'uncinetto, salto 1, 2 e 3 punti bassi, entro nel punto successivo, quindi nel quarto punto basso, e lavoro un punto altissimo non chiuso, proprio come ho fatto prima. Quindi carico il filo sull'uncinetto, ho 5 asoline sull'uncinetto, chiudo le prime 2, chiudo le 2 successive, mi rimangono 3 asoline sull'uncinetto. Adesso carico il filo e chiudo tutte e 3 le asoline. In questo modo ho formato una V al contrario, vedete? Mi raccomando, tra una maglia altissima e l'altra dovete lasciare 3 punti bassi. Adesso salto il punto alto sottostante corrispondente alla V che ho appena lavorato, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Quindi mi raccomando, dovete lasciare sempre quel punto. Ok? Entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso, entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto basso. Adesso carico 2 volte il filo sull'uncinetto, rientro nel punto basso dove prima ho lavorato la maglia altissima non chiusa e lavoro un'altra maglia altissima non chiusa, quindi chiudo soltanto le prime 2 asoline, le 2 asoline dopo rimango con 2 asoline sull'uncinetto, carico 2 volte il filo sull'uncinetto, anche questa volta salto 1, 2 e 3 punti bassi, entro nel quarto punto basso e lavoro una maglia altissima non chiusa.
Perciò ho 5 asoline sull'uncinetto, chiudo le prime 2, chiudo altre 2, mi rimangono 3 asoline sull'uncinetto, adesso chiudo le 3 asoline insieme. In questo modo ho formato un'altra V al contrario. Adesso, come ho fatto prima, salto il punto alto sottostante corrispondente al punto appena lavorato, entro nel successivo e lavoro 3 punti bassi e continuo così alternando 3 punti bassi ed una V per tutto il resto della catenella. È molto semplice questo punto, soltanto questa prima riga iniziale è quella a cui dovete prestare più attenzione, in quanto vi potreste sbagliare e poi non vi risulta il disegno. Quindi per questo passaggio mi raccomando fate molta attenzione, altrimenti poi vi tocca scucire tutto e rifarlo da capo. Come potete vedere ho appena lavorato una V, quindi salto il punto alto sottostante corrispondente a questa V, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso, poi lavoro altri 2 punti bassi e ripeto la V. Ci rivediamo quando ho terminato la fila. Allora, come potete vedere ho lavorato tutta la fila proprio come vi ho detto, ossia alternando 3 punti bassi e una V al contrario. Come potete vedere mancano gli ultimi 4 punti da lavorare e mi raccomando, se avete lavorato tutto giusto anche a voi devono rimanere questi 4 punti. Adesso vado a lavorare un punto altissimo non chiuso, carico 2 volte il filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3 punti bassi, entro nel quarto e lavoro un punto altissimo non chiuso. Quando mi rimangono 3 asoline sull'uncinetto le chiudo tutte insieme ed ho completato la V al contrario. Adesso salto il punto alto corrispondente al punto che ho appena lavorato e vado a lavorare 3 punti bassi. 1, 2 e il terzo punto basso che va lavorato nella catenella che avevo marcato nel giro precedente. In questo modo ho terminato tutta la riga e adesso posso iniziare il giro successivo. Cosa faccio? Mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Nella terza catenella inserisco sempre un marcapunto. Adesso giro il lavoro e cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, salto il punto dove ho lavorato le 3 catenelle, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Questo giro che sto lavorando dal rovescio del lavoro è molto semplice in quanto dovrò andare a lavorare per ogni punto sottostante un punto alto, quindi in totale dovrò sempre avere 155 punti alti. Ok, ho ripassato tutto il giro a punto alto, sono arrivata alla fine, adesso cosa faccio? Lavoro una catenella, giro il lavoro
rientro nel primo punto, quindi dove ho lavorato la catenella, e lavoro un punto basso. Adesso, a differenza di prima, cosa faccio? Carico 2 volte il filo sull'uncinetto, entro caricando sull'uncinetto la V a rovescio e vado a lavorare una maglia altissima, quindi chiudo le prime 2 asoline, chiudo le 2 asoline successive, chiudo le ultime 2 asoline. Ecco qui, ho lavorato un punto altissimo. Adesso salto il punto alto sottostante corrispondente a questo punto altissimo, entro nel punto successivo e vado a lavorare 3 punti bassi, quindi un punto basso, entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso, entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto basso, carico 2 volte il filo sull'uncinetto, rientro dove sono entrata prima e vado a lavorare un punto altissimo non chiuso. Quindi devo lasciare 2 asoline in sospeso sull'uncinetto, ricarico 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nella V successiva e lavoro un punto altissimo non chiuso ed infine chiudo le ultime 3 asoline insieme. In questo modo ho completato il rombo. Adesso salto il punto corrispondente a questo punto e vado a lavorare 3 punti bassi. Vedete? Carico 2 volte il filo sull'uncinetto, rientro nella V dove ho lavorato anche prima e lavoro un punto alto non altissimo, scusate, non chiuso. Carico 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nella V successiva e lavoro un punto altissimo non chiuso e poi chiudo le 3 asoline insieme, salto il punto corrispondente e lavoro 3 punti bassi e continuo così fino ad arrivare alla fine della riga, quindi dovrò alternare 3 punti bassi con una V al contrario, lavorata proprio in questo modo. Poi salto il punto alto sottostante corrispondente a questo punto e continuo alternando 3 punti bassi ed una V al contrario. Ci rivediamo quando ho terminato la riga. Come potete vedere ho terminato tutta la riga, mi rimangono soltanto gli ultimi punti da lavorare. Cosa faccio? Carico 2 volte il filo sull'uncinetto e lavoro un punto altissimo non chiuso. Carico 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nella V successiva e lavoro un punto altissimo non chiuso e chiudo le 3 asoline tutte insieme. Adesso salto il punto alto sottostante corrispondente e lavoro 3 punti bassi. Adesso carico 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nella V dove ho lavorato anche precedentemente e lavoro un punto altissimo. Adesso salto il punto alto sottostante corrispondente a questo punto altissimo, entro nella terza catenella e lavoro un punto basso. In questo modo ho terminato anche questo giro. Adesso mi alzo con 3 catenelle, sempre segno la terza catenella con il marcapunti, carico il filo sull'uncinetto, salto il punto dove ho lavorato le 3 catenelle, entro in quello successivo e lavoro un punto alto. Continuo così lavorando punto su punto a punto alto per tutta la riga. Quindi, come potrete aver capito, tutti i giri che lavoro dal rovescio del lavoro corrispondono ad un giro di punto su punto a punto alto. Allora, ho terminato anche questo giro di punto su punto a punto alto, quindi ho sempre 155 punti alti. Adesso cosa faccio? Lavoro una catenella e ripeto lo stesso giro che ho lavorato all'inizio, ossia nel primo punto disponibile lavoro un punto basso, nel punto successivo lavoro un punto basso e nel punto successivo lavoro un terzo punto basso. E adesso cosa faccio? Ricomincio il disegno dei rombi, quindi carico 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nel punto altissimo sottostante e lavoro un punto altissimo non chiuso, carico 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nell'archetto, nella V
successivo e lavoro anche qui un punto altissimo non chiuso. Adesso mi rimangono 3 asoline che vado a chiudere insieme. Adesso salto il punto alto sottostante corrispondente a questo punto, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso, entro nel punto successivo, punto basso, entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto basso e adesso vado a lavorare una nuova V al contrario. Quindi entro nella V dove ho appena lavorato, lavoro un punto altissimo non chiuso, entro nella V successiva, lavoro un punto altissimo non chiuso, mi rimangono 3 asoline sull'uncinetto che vado a chiudere. In questo modo ho lavorato la V al contrario. Salto il punto alto sottostante corrispondente e vado a lavorare 3 punti bassi e poi semplicemente continuo a lavorare il resto del giro alternando i 3 punti bassi con una V al contrario. Come potete vedere ho terminato anche questa riga, mancano da lavorare gli ultimi punti e cosa faccio? Vado a lavorare una V al contrario. Salto il punto alto sottostante corrispondente a questa V e lavoro 3 punti bassi, di cui il terzo sulla terza catenella. Adesso vi ho mostrato i 4 giri che vanno sempre ripetuti, quindi continuo fino ad arrivare ad un'altezza di 68 cm. Mi raccomando, dovete sempre ripetere un giro in cui iniziate con 3 punti bassi e poi lavorate una V al contrario. Poi il giro di ritorno sia quello che si lavora dal rovescio, che è un giro di punto su punto a punto alto, poi un giro dal dritto del lavoro in cui si parte con un punto basso, poi si lavora un punto altissimo, poi si ricomincia con 3 punti bassi e una V al contrario ed infine un giro di ritorno lavorato punto su punto a punto alto e poi si ricomincia con il giro da 3 punti bassi e così via. Ci rivediamo direttamente quando sono arrivata all'altezza da me desiderata. Eccoci qui. Sono arrivata ad un'altezza di 68 centimetri. Come potete vedere, l'ultimo giro che ho lavorato è il giro in cui inizio con 3 punti bassi e poi lavoro una V al contrario. Adesso cosa faccio? Allora, riprendo l'uncinetto e cosa faccio? Mi alzo con 3 catenelle, marco la terza catenella, giro il lavoro e semplicemente entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Mi raccomando, il punto lo dovete prendere intero. Questo giro è molto semplice in quanto continuerò a lavorare punto su punto a punto alto, quindi dovrò avere sempre 155 punti alti. Sono arrivata al 155 punto. Cosa faccio? Lavoro 3 catenelle, marco la terza catenella, giro il lavoro. E cosa faccio? Vado
a lavorare nel punto successivo a quello in cui ho lavorato le 3 catenelle, un punto alto in costa indietro, ossia, come vedete, un punto è composto da 2 asoline. Io andrò a prendere soltanto l'asolina di dietro, proprio come vi ho fatto vedere, e lavorerò un punto alto, proprio in questo modo. Come potete notare, rimane davanti al punto alto appena lavorato una solina in rilievo. Quindi carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, prendo soltanto la solina di dietro e vado a lavorare un punto alto in costa indietro. E questo giro è molto semplice in quanto andrò a lavorare punto su punto a punto alto in costa indietro. Quindi dovrete avere tutta una serie di asoline che rimangono libere. Queste asole lasciate in sospeso mi serviranno come punto di aggancio per la fascia fucsia. Come potete vedere ho terminato tutta la riga. Vedete, queste sono le asoline che vi devono rimanere adesso lavoro l'ultimo punto e semplicemente carico il filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella e lavoro un punto alto. Adesso sfilo l'uncinetto dalla solina e al suo posto inserisco un marcapunto. Tiro bene il filo bianco e lascio in sospeso la lavorazione con il bianco. Adesso giro la coperta in questo modo, ossia devo avere la solina dove ho inserito il marcapunto sotto. Cosa faccio? Prendo il filato fucsia, prendo l'uncinetto, sempre il numero 4, e piego a metà la riga, anzi piego la riga appena lavorata in modo tale da avere le linguette a portata di mano, e qui dove ci sono le 3 catenelle, come potete notare, ho questa righettina in rilievo, vedete? Entro in questa righetta, prendo il filato fucsia, lo aggancio all'uncinetto, lo faccio passare attraverso la solina, la righetta dove sono entrata, sposto il filo iniziale in modo tale da bloccarlo proprio in questo modo e lavoro una catenella. Adesso tiro il filo iniziale in modo tale da bloccare bene il tutto e cosa faccio? Lavoro altre 2 catenelle in modo tale da avere 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Carico il filo sull'uncinetto, metto il filo fucsia in parallelo ai punti bianchi e entro nel punto successivo prendendo la solina che ho lasciato in sospeso nel giro lavorato in maglia alta in costa indietro e lavoro un punto alto in questo modo. Adesso carico il filo sull'uncinetto, faccio sempre attenzione a prendere anche il filo iniziale fucsia in modo tale da nasconderlo e lavoro un punto alto. Questo giro è molto semplice in quanto andrò a lavorare per ogni punto un punto alto. Mi raccomando, dovete prendere la solina lasciata
in sospeso. Avrò sempre 155 punti alti. Come potete vedere, ho appena lavorato il penultimo punto alto, adesso non mi resta che lavorare il punto dove c'è il marcapunto. È lo stesso discorso dell'inizio, ossia ho questa piccola asolina, entro là dentro e lavoro un punto alto. In questo modo ho terminato la riga e, come potete vedere, quando poi andrò avanti con la lavorazione ho un lavoro pulito. Adesso mi alzo con 3 catenelle. Se avete difficoltà nella terza catenella inserite sempre un marcapunto. E cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, salto il punto dove ho lavorato le 3 catenelle, entro in quello successivo e vado a lavorare un punto alto. Mi raccomando, il punto va preso intero. Questo giro è molto semplice in quanto andrò a lavorare punto su punto a punto alto, quindi dovrò avere sempre 155 punti alti. Nello stesso identico modo andrò a lavorare altre 2 righe di punto su punto a punto alto, quindi compresa questa andrò a lavorare altri 3 giri. E come potete vedere, una volta terminati i 3 giri ho un totale di 4 giri lavorati punto su punto a punto alto. Adesso cosa faccio? Mi alzo con 3 catenelle, inserisco un marcapunto nella terza catenella, giro il lavoro e vado a formare la striscia dove poi andrò ad inserire il nastro di raso fucsia. Cosa faccio adesso? Lavoro una catenella, carico il filo sull'uncinetto, salto il punto successivo a quello dove ho lavorato le 3 catenelle, entro in quello dopo e lavoro un punto alto. Ecco qui, ho formato un foro. Adesso lavoro una catenella, carico il filo sull'uncinetto e salto il punto successivo, entro in quello dopo e lavoro un punto alto. In questo modo. Catenella, carico il filo sull'uncinetto, salto il punto successivo, entro in quello dopo e lavoro un punto alto. Questo giro è molto semplice, continuerò a lavorare una catenella, salto il punto corrispondente nella riga sottostante e entro in quello dopo e lavoro un punto alto. Come potete vedere, sono arrivata alla fine della riga, ho lavorato tutto, catenella, salto il punto sottostante corrispondente, nel punto successivo lavoro un punto alto e come potete vedere ho questa riga di punto traforato. Adesso lavoro una catenella, salto il punto corrispondente, carico il filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella sottostante, quindi se voi avete il marcapunto la riconoscete subito, e lavoro un punto alto. Ecco qui, ho terminato anche questo giro. Adesso cosa faccio? Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono sempre il primo punto alto, giro il lavoro, carico il filo sull'uncinetto, entro nello spazio dove ho lavorato la catenella e lavoro un punto alto. Proprio in questo modo, mi raccomando, non dovete entrare nella catenella ma passare sotto. Entro nel punto successivo, sia dove c'è il punto alto sottostante, e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro dove c'è il foro e lavoro un punto alto. Lavoro un punto alto sul punto alto sottostante e continuo così per tutta la riga, ossia lavoro punto su punto a punto alto. Ok? Dovrò sempre avere 155 punti alti. Ok, ho lavorato tutta la riga, adesso vado a lavorare l'ultimo punto alto nel forellino, quindi dove c'è la catenella, tolgo il marcapunto e qui nella terza catenella vado a lavorare un punto alto. Anche questo giro è terminato
E adesso cosa faccio? Mi alzo con una catenella, giro il lavoro, entro nel primo punto disponibile e lavoro un punto basso. In questo modo adesso entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso. 1 e 2. Adesso carico il filo sull'uncinetto, salto un punto, 2 punti e 3 punti, entro nel quarto punto e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nello stesso identico punto e lavoro un terzo punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e ne lavoro un quarto. Rientro nello stesso identico punto e lavoro un quinto punto alto. Rientro nello stesso punto e lavoro un sesto punto alto. Rientro nello stesso punto e lavoro un settimo punto alto. Rientro nello stesso punto e lavoro un ottavo punto alto. Quindi in totale ho lavorato 2 punti bassi, ho saltato 3 punti di base e nel quarto punto ho lavorato 8 punti alti tutti nello stesso punto. In questo modo ho ottenuto questo archetto. Adesso salto 1, 2, 3 punti di base, entro nel quarto punto e lavoro un punto basso. Adesso salto 1, 2, 3 punti, entro nel quarto punto e lavoro un nuovo archetto di 8 punti alti, tutti presi nello stesso punto. Ecco qui. Adesso salto 3 punti di base, entro nel quarto e lavoro un punto basso. Quindi questo giro è molto semplice in quanto salto 3 punti di base, lavoro nel quarto punto un archetto di 8 punti alti, salto 3 punti di base, entro nel quarto punto e lavoro un punto basso. Quindi non vi potete sbagliare, dovrete sempre saltare 3 punti di base e lavorare una volta l'archetto di 8 punti alti e una volta il punto basso. Continuo così fino ad arrivare alla fine della riga. Adesso, come potete vedere, ho lavorato tutta la riga e mancano gli ultimi punti. Carico il filo sull'uncinetto, salto i 3 punti di base, entro nel quarto e lavoro l'archetto di 8 punti alti. Adesso cosa faccio? Ripeto quello che ho fatto all'inizio, quindi salto 3 punti di base, entro nel quarto e lavoro un punto basso e nell'ultimo punto, dove ho le 3 catenelle, vado a lavorare un punto basso. Quindi se voi avete il marcapunto lo riconoscete subito. In questo modo ho lo stesso motivo che ho all'inizio e ho completato anche questo giro. Adesso non mi resta altro che lavorare una catenella, prendere la forbice e tagliare il filo. Mi raccomando, lasciatene un pochino in modo tale da poterlo nascondere dopo. E in questo modo ho terminato la mia fascia fucsia. Ok, adesso cosa faccio? Rigiro la coperta e vado a riprendere il filato bianco. Questo è l'effetto della fascia adesso tolgo il marcapunto e reinserisco l'uncinetto nell'asolina. Cosa faccio? Mi alzo con 3 catenelle e giro il lavoro. Mi raccomando, nella terza catenella inserite il marcapunto.
carico il filo sull'uncinetto, salto il punto dove ho lavorato le 3 catenelle e nel punto successivo cosa faccio? Vado a lavorare un punto alto in rilievo dietro, quindi con l'uncinetto entro tra le 3 catenelle sottostanti e il punto alto successivo da dietro, carico sull'uncinetto la solina del punto alto e vado a lavorare un punto alto in questo modo. Adesso carico il filo sull'uncinetto e questa volta entro tra i 2 punti alti da davanti, carico la solina, l'agostina della maglia alta sull'uncinetto e lavoro un punto alto. In questo modo ho lavorato un punto alto in rilievo davanti. Carico il filo sull'uncinetto e lavoro il punto successivo in rilievo dietro. Quindi entro con l'uncinetto da dietro, prendo l'agostina della maglia alta sull'uncinetto e lavoro una maglia alta in questo modo. Adesso carico il filo sull'uncinetto e nel punto successivo lavoro un punto alto in rilievo davanti. In questo modo, quindi andrò ad alternare tutto il giro così, un punto in rilievo davanti e un punto in rilievo dietro. Avanti e dietro, avanti e dietro. Questo è il risultato. Davanti ho sempre lo stesso identico risultato, quindi questo punto sia davanti che dietro è ben visibile, quindi diciamo che è un double fast e continuo così fino alla fine della riga. Avrò sempre 155 punti alti. Allora, sono arrivata alla fine, lavoro il penultimo punto e semplicemente quando ho la catenella entro tra i 2 punti, proprio come sto facendo, così, quindi non entro nella catenella ma passo attraverso i 2 punti e lavoro un punto alto. In questo modo ho terminato tutta la riga e già, come potete vedere, si inizia a vedere la lavorazione ad elastico. Adesso mi alzo con 3 catenelle, giro il lavoro, marco la terza catenella e cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto e dove ho il punto lavorato in rilievo davanti, vado a lavorare un punto alto in rilievo davanti. Dove ho un punto alto in rilievo dietro, vado a lavorare un punto alto in rilievo dietro. In questo modo. Adesso ho un punto in rilievo davanti, quindi vado a lavorare un punto alto in rilievo davanti. Nel punto successivo ho un punto alto in rilievo dietro, quindi vado a lavorare un punto alto in rilievo dietro. Quindi questo giro è molto semplice in quanto dove ho un punto alto in rilievo davanti vado a lavorare un punto alto in rilievo davanti, dove ho invece un punto alto in rilievo dietro vado a lavorare un punto alto in rilievo dietro. In totale dovrò sempre avere 155 punti. Ok? Ho terminato la riga, adesso non mi resta che lavorare l'ultimo punto. Cosa faccio? Tolgo il marcapunto. Carico il filo sull'uncinetto, entro tra i 2 punti, quindi non prendo nessun punto ma entro tra i 2 punti e lavoro un punto alto. In questo modo ho terminato la riga. Adesso, senza farvi vedere come continuare in quanto si ripetono sempre
gli stessi passaggi, cosa faccio? Continuo a lavorare a punto elastico fino ad arrivare ad un'altezza totale di 20 centimetri. E cosa dovete fare? Vi rialzate sempre con 3 catenelle, poi sul punto alto e rilievo davanti lavorate un punto alto e rilievo davanti e sul punto alto e rilievo dietro lavorate un punto alto in rilievo dietro e terminate il giro proprio come vi ho appena fatto vedere. Allora, come potete vedere, ho lavorato i miei 20 centimetri a punto alto. Adesso vi spiego come continuare. Allora, prima di terminare il bianco, cosa faccio? Prendo un ago da lana, inserisco il filo fucsia al suo interno e vado a nascondere questo filo. Entro all'interno di queste asoline, vedete, e faccio passare il filo così. In questo modo non si vedrà niente e viene un lavoro pulito. Adesso passo attraverso tutte le asoline dei diversi punti alti in modo tale da bloccare definitivamente il filo. Quindi mi raccomando, non vi fermate ai primi punti, ma nascondetelo un pochino, Poi tirate bene la lavorazione in modo tale che il filo non tiri. Ok. Adesso taglio il filo e ho nascosto il filo fucsia. Adesso riprendo il bianco e vi faccio vedere come continuare. Allora, lavoro una catenella che vado a segnare con un marcapunti, giro il lavoro. Mi raccomando, questa catenella rappresenta il primo punto lavorato. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e continuo così, lavorando punto su punto a punto basso fino ad arrivare all'altro lato. Allora, come potete vedere, ho ripassato tutta la riga punto su punto a punto basso. Adesso andrò a lavorare l'angolo e vi spiego come fare a raddrizzare un pochino questa parte laterale. Ok, allora, una volta arrivata all'angolo, cosa faccio? Entro all'interno della terza catenella e lavoro un punto basso, una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro un punto basso. In questo modo ho creato l'angolo. Adesso giro la copertina in modo tale da avere questo lato davanti a me e cosa faccio? Entro nel primo spazio, quindi dove ho la prima maglia alta e lavoro un punto basso. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nello spazio successivo, ossia dove ho l'altra maglia alta, e lavoro un mezzo punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nello spazio successivo, ossia dove ho l'altra maglia alta, e lavoro mezzo punto alto.
Ripeto la stessa cosa nel punto successivo. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un altro mezzo punto alto. Ecco qui. Carico il filo sull'uncinetto e lavoro un altro mezzo punto alto. Carico il filo sull'uncinetto e lavoro un altro mezzo punto alto, un altro mezzo punto alto e un altro mezzo punto alto. Fino così a lavorare un mezzo punto alto per ogni punto alto sottostante. Adesso entro dove c'è il punto alto fucsia, prendo anche il punto alto bianco sotto e lavoro 2 punti bassi. In questo modo. Adesso cosa faccio? Entro dove c'è questo spazietto fucsia, entro nel corrispondente spazietto bianco e lavoro un punto basso. Adesso entro sotto alla maglia alta fucsia, prendo anche quella bianca sotto e lavoro 2 punti bassi. Adesso, come ho fatto prima, entro nello spazietto, prendo lo stesso spazietto bianco e lavoro un punto basso. Poi entro sotto la maglia alta fucsia, prendo anche la maglia alta bianca e lavoro 2 punti bassi. Proprio in questo modo. Adesso entro dove c'è lo spazietto fucsia, entro anche nello spazietto bianco e lavoro un punto basso. Poi entro sotto la maglia alta fucsia, sotto la maglia alta bianca e anche in questo caso lavoro 2 punti bassi. Adesso entro sotto la maglia alta fucsia, sotto la maglia alta bianca e lavoro 2 punti bassi. In questo modo. Adesso entro nel buchettino fucsia, prendo il corrispondente buchettino bianco e lavoro un punto basso. Entro sotto la maglia alta fucsia e prendo anche quella bianca e lavoro 2 punti bassi. Ed infine entro dove c'è sotto il punto basso fucsia, entro nel corrispondente punto bianco e lavoro un punto basso. Adesso ho la maglia alta bianca, entro sotto e lavoro 2 punti bassi, salto dove c'è il punto basso, entro sotto la maglia alta bianca e lavoro 2 punti bassi, salto dove c'è il punto basso, entro sotto la maglia alta e lavoro 2 punti bassi e continuo così lavorando 2 punti bassi per ogni maglia alta fino ad arrivare all'angolo, dove vi faccio vedere come continuare. Come potete vedere ho ripassato tutta la riga con 2 punti bassi per ogni maglia alta. Vado a lavorare gli ultimi 2 punti bassi. Adesso ho questa parte dove ho iniziato il filo, infatti me ne accorgete perché c'è anche il filo iniziale, lavoro un punto basso, una catenella, rientro nello stesso identico punto e lavoro un altro punto basso. Dove c'è la catenella vi consiglio di mettere un marcapunto per ricordarvi che qui è dove c'è l'angolo. Adesso cosa faccio? Nascondo il filo bianco iniziale e semplicemente per ogni punto che mi si presenta lavoro un punto basso. Quindi lavoro punto su punto a punto basso
e continuo così fino ad arrivare all'altro angolo, dove ripeterò lo stesso identico passaggio appena fatto e poi continuo a lavorare tutto l'altro lato proprio come ho fatto dall'altro lato, ossia quando ho la maglia alta lavoro 2 punti bassi, cucio la parte fucsia come ho fatto dall'altro lato e ripeto anche nel punto elastico lo stesso passaggio fatto dall'altro lato. Noi ci rivediamo quando sono arrivata qui e vi faccio vedere come continuare. Come potete vedere ho ripassato tutto a mezzo punto alto come ho fatto dall'altro lato, adesso vado a lavorare l'ultimo punto basso e mi ritrovo a dover lavorare l'angolo. Quindi entro dove ho lavorato la catenella prima, lavoro un punto basso, una catenella, entro nella catenella iniziale e chiudo il giro con un punto bassissimo. Come potete vedere ho finito di ripassare tutta la copertina. Adesso cosa devo fare? Lavoro una catenella, segno la catenella con un marcapunto, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e continuo così lavorando punto su punto a punto basso fino ad arrivare all'altro lato. Allora, una volta arrivata dall'altro lato, cosa faccio? Vado a lavorare l'angolo, ossia entro nello stesso punto e lavoro nell'ultimo punto, scusate, lavoro un punto basso, una catenella e un punto basso, poi entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e adesso vado a riprendere questa parte per cercare di raddrizzarla un pochino, quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Adesso prendo l'altra estremità del filo e vado a lavorare con il filo messo in doppio per creare un po' più di spessore. Quindi cosa faccio? Prendo il nuovo filo, prendo anche il filo vecchio e li collego in questo modo. Adesso continuo a lavorare con il filo messo in doppio e lavoro un punto basso e mano a mano mi nascondo il filo iniziale. Quindi entro nel punto successivo e lavoro mezzo punto alto, entro nel punto successivo e lavoro mezzo punto alto. Entro nel punto successivo e lavoro mezzo punto alto, entro nel punto successivo e lavoro mezzo punto alto, entro nel punto successivo e lavoro mezzo punto alto. In totale ho già lavorato 5 mezzi punti alti. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un altro mezzo punto alto, quindi sono a 6 mezzi punti alti. Entro nel punto successivo e lavoro un settimo mezzo punto alto. Come potete vedere già il lavoro è quasi tutto alla stessa altezza. Lavoro un ottavo mezzo punto alto e adesso cosa faccio? Entro nel punto successivo, e chiudo le 3 asoline sull'uncinetto insieme. In questo modo ho lavorato una riduzione. Adesso entro nel punto successivo, entro nel punto dopo e lavoro una nuova riduzione. Adesso entro nel punto successivo e lavoro mezzo punto alto, entro nel punto successivo e lavoro mezzo punto alto. Entro nel punto successivo e lavoro una riduzione. Entro nel punto successivo e lavoro una nuova riduzione.
lavoro un punto basso, un punto basso, un altro punto basso, un altro punto basso, punto basso, punto basso, punto basso, punto basso, in questo modo. Adesso salto quel piccolo puntino, entro nel primo punto dove ho fatto la cucitura del fucsia e taglio il catenella e taglio il filo. Adesso ripeto lo stesso identico passaggio dall'altro lato. Quindi entro nella prima maglia bassa della cucitura del fucsia, metto sempre il filo in doppio e lavoro una catenella per agganciarmi. Adesso cosa faccio? Lavoro nello stesso identico modo in cui ho lavorato dall'altro lato, quindi non ve lo faccio rivedere per non perdere tempo. E cosa faccio? Lavoro come ho fatto di là l'ultimo punto basso in doppio e quando manca l'ultimo punto lavoro un punto basso. Adesso entro nel punto basso dell'angolo e lavoro un punto basso, entro dove c'è la catenella di separazione dell'angolo e lavoro un punto basso, una catenella, 2 catenelle e chiudo il giro con un punto bassissimo lì dove avevo il marcapunto. Adesso lavoro una catenella e taglio tutti e due i fili, anche quello che avevo lasciato in sospeso. Tiro e ho finito di lavorare. Adesso, prima di continuare, cosa faccio? Prendo un uncinetto, entro all'interno di una costina di un qualsiasi punto e vado a lavorare una catenella per bloccare quel secondo filo che avevo lasciato in sospeso. Adesso prendo un ago da lana e vado a nascondere questi due fili, quindi passo attraverso le costine dei vari punti e nascondo il filo proprio in questo modo. Mi raccomando, non vi fermate ai primi punti, ma continuate un pochino, poi allargate bene il lavoro per non far tirare niente e poi potete tagliare il filo in eccesso. Nello stesso identico modo vado a nascondere anche l'altro filo. Giro la copertina in modo tale da avere il filo tagliato nella parte della cucitura fucsia. Cosa faccio? Entro nel primo punto basso disponibile e aggancio il filo fucsia proprio nel seguente modo. Adesso lavoro una catenella e lavoro altre 2 catenelle inserendo mano a mano anche il filo iniziale. In questo modo ho lavorato un primo punto alto, entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto alto. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un quarto punto alto.
Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un quinto punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un sesto punto alto. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti alti. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia 2 punti alti nello stesso identico punto. Ecco qui. Aumento 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti alti. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia 2 punti alti nello stesso identico punto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, punto alto, carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Punto successivo, lavoro un punto alto, punto successivo, lavoro un aumento. Punto successivo, lavoro un aumento. Quindi ho lavorato 2 aumenti consecutivi, punto successivo lavoro un terzo aumento, punto successivo lavoro un punto alto, punto successivo lavoro un aumento, punto successivo lavoro un aumento. Quindi ho lavorato 2 aumenti, adesso punto successivo lavoro un altro aumento, quindi 3 aumenti consecutivi ho lavorato, punto successivo lavoro un punto alto, punto successivo lavoro un aumento, punto successivo lavoro un punto alto, punto successivo lavoro un aumento, punto successivo lavoro un punto alto, punto successivo lavoro un aumento, punto successivo lavoro un punto alto, punto successivo lavoro un punto alto, punto successivo lavoro un punto alto. Adesso metto i 2 fili di chiusura del giro precedente paralleli agli altri e vado a lavorare nel punto successivo un punto alto. In questo modo nascondo anche quei 2 fili. Adesso continuo a lavorare punto su punto a punto alto fino ad arrivare alla parte finale di questa riga, dove vi faccio vedere come lavorare l'angolo. Ok, come potete vedere ho ripassato tutto punto su punto a punto alto. Sono arrivata dove c'è il marcapunto che mi segna l'angolo. Cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro lì dove c'era il marcapunto e lavoro un punto alto. Una catenella, 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e lavoro un punto alto. In questo modo ho creato l'angolo. Adesso cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, ossia il primo punto basso che mi si presenta, e lavoro un punto alto.
entro nel punto successivo e lavoro un punto alto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto e continuo così a lavorare punto su punto fino ad arrivare all'altro angolo, che andrò a lavorare proprio come ho fatto con questo angolo, e poi lavorerò l'altro lato della coperta nello stesso identico modo in cui ho lavorato il lato opposto, ossia la parte fino alla cucitura tutta punto su punto a punto alto, e questa parte dove c'è il punto elastico proprio come vi ho fatto vedere adesso. Come potete vedere ho ripassato anche quest'altro angolo e tutto questo lato proprio come vi ho detto. Non ve l'ho fatto rivedere per non far durare troppo il video. Adesso cosa faccio? Mi alzo con 3 catenelle e giro la coperta, che come potete vedere si trova dal rovescio del lavoro. Marco la terza catenella, lavoro 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, salto 2 punti di base e lavoro un punto alto. Proprio in questo modo, così ho creato un forellino. Adesso cosa faccio? 2 catenelle, salto 2 punti di base, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Vedete? Dal rovescio del lavoro, dal dritto del lavoro, scusate, non si vede praticamente nessuna differenza rispetto al rovescio. Quindi lavoro 2 catenelle, salto 2 punti di base e nel punto successivo lavoro un punto alto. Questo giro è molto semplice in quanto dovrò lavorare sempre 2 catenelle, saltare 2 punti di base e nel punto successivo lavorare un punto alto. Ci rivediamo direttamente all'angolo dove vi faccio vedere come continuare. Ok, come potete vedere ho continuato a lavorare, adesso devo lavorare l'angolo. Cosa faccio? Lavoro 2 catenelle, salto 2 punti di base, entro nell'angolo e lavoro un punto alto, rientro sempre nell'angolo e lavoro un secondo punto alto. Adesso lavoro 1, 2 catenelle, rientro all'interno dell'angolo e lavoro altri 2 punti alti. Ecco qui, adesso lavoro 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, salto 2 punti di base, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. In questo modo ho lavorato l'angolo, sia nell'angolo ho lavorato 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti, e adesso continuo a lavorare il resto della riga fino ad arrivare all'altro angolo come ho fatto precedentemente, ossia lavoro 2 catenelle, salto 2 punti di base, entro in quello successivo e lavoro un punto alto. Ci rivediamo all'altro angolo e vi faccio vedere come continuare. Allora, ho continuato a lavorare sempre così 2 catenelle, salto 2 punti di base, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto, e come potete vedere quando sono arrivata all'altro angolo ho notato che a differenza di questo mi rimangono 3 punti e non 2, quindi adesso vi faccio vedere cosa fare. Semplicemente, invece di continuare a lavorare 2 catenelle, ne vado a lavorare 3, carico il filo sull'uncinetto e salto 1, 2, 3 punti di base, entro nell'angolo e lavoro 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Quindi l'angolo l'ho lavorato sempre nello stesso identico modo, cambia soltanto il quadratino prima dove ho lavorato 3 catenelle e non più 2 come ho fatto per il resto della coperta. Adesso lavoro 2 catenelle, salto 2 punti di base e lavoro un punto alto e continuo così, quindi lavorando 2 catenelle e un punto alto fino ad arrivare alla fine della coperta. Quindi ho dovuto fare questa piccola modifica perché, come avrete potuto notare, ho un numero dispari in quel lato, ma alla fine non creerà nessun difetto.
Adesso sono arrivata alla fine dell'angolo, cosa faccio? Lavoro 3 catenelle, marco la terza catenella, giro il lavoro in modo tale da avere la dritta davanti a me e cosa faccio? All'interno del foro vado a lavorare 2 punti alti e un punto alto sulla maglia alta. Entro nel foro successivo, lavoro 2 punti alti e un punto alto sulla maglia alta, entro nel foro successivo e lavoro 2 punti alti e un punto alto sulla maglia alta e continuo così fino ad arrivare all'angolo, dove lavorerò punto su punto fino ad arrivare all'angolo e dove ci sono le 2 catenelle lavoro come ho fatto nel giro precedente 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Quindi continuo così alternando un giro traforato con un giro di punto su punto fino ad arrivare ad un totale di 3 giri punto su punto e 3 giri traforati. Per continuare la lavorazione vi consiglio di vedere questo pezzo dove vi spiego bene cosa ho fatto. Allora, come potete vedere, ho lavorato 1, 2, 3 giri di punto su punto a maglia alta e 1, 2, 3 giri di punto traforato. Quindi ho ripetuto sempre gli stessi 2 giri che vi ho già fatto vedere. Quando sono arrivata all'angolo, cosa è successo? Ho lavorato sempre nello stesso identico modo, sia nel giro dove ho punto su punto, ho lavorato tutto punto su punto e dove ci sono le 2 catenelle ho lavorato 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Semplicemente lì dove ho quel foro dove ho dovuto lavorare 3 catenelle, invece di lavorare 2 punti alti, ho lavorato 3 punti alti per non cambiare il numero di punti che avevo. Poi ho continuato con un giro traforato ed anche qui, lì dove mi sono ritrovata quel piccolo difettino, ho continuato a lasciare sempre 3 catenelle anziché 2 in modo tale da non cambiare il disegno e far coincidere sempre il punto alto con il punto alto del giro sottostante. Poi ho fatto un altro giro di punto su punto dove ho lavorato l'angolo sempre come vi ho già spiegato e poi ho fatto un altro giro di punto traforato e lì dove non mi ritrovavo con i punti, ho sempre fatto il solito discorso che se ci fosse stato bisogno, anziché lavorare 2 catenelle e saltare 2 punti di base, ne ho lavorate 3 e ne ho saltate 3. Ok? Spero di avervi spiegato bene come lavorare il bordo. Comunque è molto semplice, dovete semplicemente fare attenzione a questo piccolo dettaglio, ossia ricordarvi dove avete lavorato il foro con 3 catenelle in modo tale da il giro successivo lavorare al suo interno 3 punti alti e i giri successivi ripetere lì dove c'è il punto il foro con 3 catenelle sempre un foro da 3 catenelle. Ok? Dopo aver spiegato bene come procedere, cosa faccio? Vado a lavorare l'ultimo giro, quindi mi alzo con 3 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, entro all'interno del primo foro e lavoro un punto alto, rientro all'interno del foro e lavoro un secondo punto alto, rientro all'interno del foro e lavoro un terzo punto alto, rientro all'interno del foro e lavoro un quarto punto alto, rientro all'interno del foro e lavoro un quinto punto alto, rientro all'interno del foro e lavoro un sesto punto alto. Quindi all'interno di ogni foro andrò a lavorare 6 punti alti. Adesso lavoro una catenella, entro nel foro successivo e lavoro un punto basso. Adesso lavoro una catenella, carico il filo sull'uncinetto e nel foro successivo vado a lavorare 6 punti alti.
catenella, entro nel foro successivo e lavoro un punto basso, poi catenella, entro nel foro successivo e lavoro un archetto di 6 punti alti e continuo così fino ad arrivare all'angolo alternando un archetto di 6 punti alti, catenella e nel foro successivo lavoro un punto basso, catenella e ricomincio con l'archetto di 6 punti alti. Allora, ho continuato come vi ho detto tutto il resto della riga, alternando un archetto di 6 punti alti, catenella, e nell'archetto successivo punto basso e poi ricomincio con catenella. E adesso, come vedete, mi ritrovo all'angolo. Il mio ultimo foro lavorato consiste in un punto basso. Quindi, cosa faccio? Lavoro una catenella, carico il filo sull'uncinetto, entro nel foro dell'angolo, quindi dove ho le 2 catenelle, e vado a lavorare 6 punti alti. 2, rientro nello stesso punto 3, rientro nello stesso punto 4, rientro nello stesso punto 5, rientro nello stesso punto 6. Quindi ho lavorato 6 punti alti. Adesso cosa faccio? Lavoro 1, 2, 3 catenelle. Zoom un pochino così vedete bene. Entro all'interno della terza catenella o prima, come preferite contarla, e lavoro un punto bassissimo. In questo modo formo un pioppolino. Adesso carico il filo sull'uncinetto e all'interno dello stesso foro dove ho appena lavorato le 6 maglie alte vado a lavorare altre 6 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E così ho creato l'angolo. Adesso cosa faccio? Lavoro una catenella, entro nel primo forellino disponibile e lavoro un punto basso. Catenella, nel foro successivo vado a lavorare un archetto di 6 punti alti. Adesso semplicemente continuo a lavorare il resto della riga fino ad arrivare all'altro angolo come ho fatto fino adesso, ossia alterno un foro in cui vado a lavorare un archetto di 6 punti alti, catenella, nel foro successivo lavoro un punto basso, poi catenella e ricomincio con l'archetto di 6 punti alti. Noi ci rivediamo all'altro angolo che vi faccio vedere come lavorare in quanto essendo che abbiamo un numero di forellini dispari cambia leggermente rispetto a questo. Allora, ho lavorato tutta la riga, come vi ho detto, alternando l'archetto da 6 con il punto basso e adesso cosa faccio? Ho lavorato un archetto da 6 e mi ritrovo con 2 forellini da andare a lavorare ed è qui che ho il piccolo difettino. Cosa faccio? Entro nel primo forellino e lavoro un punto bassissimo, catenella, entro nel foro successivo e lavoro un punto basso. In questo modo neanche si vede più di tanto il difetto. E cosa faccio? Catenella e vado a ripetere lo stesso angolo che ho fatto di là, ossia all'interno del buco creato nell'angolo vado a lavorare 6 punti alti, poi lavoro 3 catenelle, rientro nella prima e lavoro un punto bassissimo per creare il pioppolino
e sempre all'interno dello stesso foro vado a lavorare altre 6 maglie alte. Poi catenella e ricomincio a lavorare alternando in un foro il punto basso, catenella e nell'altro foro 6 punti alti. Come potete vedere sono arrivata alla fine della riga, ho lavorato come ultimo punto un punto basso, catenella e nell'ultimo foro vado a lavorare l'archetto di 6 punti alti. Una volta lavorato il sesto punto, cosa faccio? Entro all'interno del punto marcato con il marcapunto e lavoro un punto alto. Adesso lavoro una catenella, giro la copertina in questo modo e vado a rifinire tutto il bordo. Cosa faccio? Entro sotto quest'ultima maglia alta appena lavorata e lavoro mezzo punto alto, rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo mezzo punto alto, in questo modo. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel foro successivo e lavoro 2 mezzi punti alti. Continuo così lavorando 2 mezzi punti alti per ogni punto alto che mi si presenta fino ad arrivare alla fine del bordo fucsia. Quindi entro qui dove c'è il buchetto e lavoro 2 mezzi punti alti, entro sotto la maglia alta e lavoro 2 mezzi punti alti e continuo così. Ok, come potete vedere ho ripassato tutta questa parte in modo tale da avere un lavoro pulito e adesso cosa faccio? Salto questo punto dove mi era agganciata con il fucsia, entro nei 2 punti successivi e lavoro una riduzione, poi semplicemente lavoro tutti gli altri punti a punto bassissimo, mi fermo 3 punti prima e ripeto lo stesso passaggio fatto qui all'inizio, ossia nel terzultimo e nel penultimo punto lavoro una riduzione e salto il punto dove ho questa parte dove ho agganciato il fucsia e poi semplicemente ripasso tutto il bordo fucsia con 2 mezzi punti alti per ogni punto alto sottostante. Come potete vedere ho terminato di ripassare il tutto, adesso lavoro una catenella e taglio il filo. Sfilo l'uncinetto, tiro bene e la copertina è terminata. Adesso prendo il nastro di raso fucsia, brucio la parte iniziale per evitare che poi il filo si sfili, ok? E cosa faccio? Lo inserisco all'interno dei forellini che ho creato nella fascia centrale, in questo modo. Vedete? Questo è l'effetto che viene. Quindi entro e esco per ogni forellino. Ok, una volta arrivata nell'ultimo forellino, cosa faccio? Lascio un pochino di filo in più e dopo con del filo vado a dare 2 puntini per bloccare il nastro in modo tale che poi non fuoriesca più. Continuo poi a passare il resto del nastro, taglio sempre un pochino di più, brucio la parte e cucio anche dall'altra parte. Lo stesso passaggio lo ripeto per la parte grande della coperta, ossia entro nella parte centrale traforata e passo tutto il filo. Arrivo qui, taglio il filo, do 2 puntini per bloccarlo e poi cosa faccio?
Riprendo il filo e vado a passare sia la parte orizzontale che l'altro lato della coperta in verticale. Poi, dopo aver bloccato i nastrini e tutto, cosa faccio? Prendo 2 fiocchettini e li vado a cucire in basso e poi ne prendo uno più grande e lo vado a cucire nel centro della coperta. Ecco la coperta terminata, come potete vedere ho passato il fucsia e l'ho bloccato in tutti i lati ed infine ho applicato i fiocchetti. Come potete vedere nella parte superiore, ve l'ho già anticipato anche ad inizio video, c'è questo leggero difetto. Se non vi dovesse piacere potete sostituire il punto elastico con qualsiasi altro tipo di punto. Spero di ricevere qualche foto dei vostri progetti attraverso i miei canali social TikTok, Instagram e Pinterest, e se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi, non vi dimenticate di attivare la campanella e di lasciare un like per aiutarmi a crescere. Ci vediamo la prossima volta con un nuovo tutorial. Ciao ciao!